Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Sagittario. Può essere un periodo costruttivo, un periodo di nuove regole, un momento dove per qualcuno potrebbe esserci anche qualche tema con il padre, con l'autorità, con qualche capo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail oppure sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con la regina di spade. Abbiamo un 2 di coppe. Asso di coppe, abbiamo un re di bastoni, un cavaliere di spade, otto di bastoni appeso, nove di pentacoli e 3 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro e denaro. Qua si capisce che è un appeso più o meno. Ok, allora partiamo da questa regina di spade che secondo me ha un po' a che vedere con questo imperatore, con le regole, con la determinazione. Può anche far riferimento a una figura che potrebbe presentarsi a inizio mese. Abbiamo un mago, una regina di bastoni e un 9 di pentacoli. Sì, non vi nego che potrebbe essere un nuovo inizio. Allora, vi dirò che tra il mago, la regina di bastoni e il 9 di pentacoli ho come la sensazione che questa persona possa essere autonoma se per voi riguardasse una questione lavorativa, quindi qui si può trattare di qualche collaborazione, qualche conoscenza o potrebbe essere una persona single da molto tempo. Adesso questa è una lettura che riguarda un po' tutto, no? Un po' tutti i settori. La prossima settimana andrò a pubblicare quelle specifiche sull'amore, ok? Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Potrebbe essere un'imprenditrice anche questa figura femminile. Cioè, vi parlo di figura femminile perché ci sono due regine, ok? Però potrebbero anche essere due figure, per esempio, maschili con una forte polarità yin, quindi femminile. Allora, abbiamo la forza e il carro per il 2 di coppe, c'è come la volontà di andare avanti. Può essere che ci sia una figura vicino a voi all'inizio del periodo che, come vi dicevo, è indipendente, autonoma,
magari single da tanto tempo, è abituata a fare le cose da sola, o magari siete, potrebbe anche essere la vostra energia effettivamente, di persone indipendenti, abituate a fare tutto da soli, e qui c'è come, sento come se vi steste allontanando da un compromesso, da un accordo, perché il 2 di coppe è girato al contrario, come se non ne volesse saper di scendere a compromessi, e qualcuno qui tra la forza e il carro potrebbe effettivamente prendere una decisione, fare come una scelta, mi verrebbe da dire, che vedendo poi l'asso di coppe mi parla di un nuovo inizio tecnicamente. Andiamo a vederlo. C'è come una strada che si apre, mi viene quasi da dire. 4 di spade e cavaliere di bastoni. C'è come una rinascita, io sento in qualche modo. Ora, fino ad adesso non ho carte di passato, ok? Quindi può essere come la vostra situazione personale che con questa regina di spade, che di solito è una di quelle energie che taglia quello che non serve, può essere che l'inizio di luglio sia un periodo per voi dove tagliate con vecchie cose del passato, ridefinite le regole e c'è come questo nuovo inizio più autonomo, più indipendente. Ci sono come delle scelte che andrete a fare, probabilmente ehm, non accetterete più dei compromessi e c'è come questa nuova rinascita, questa voglia di andare avanti, mi viene da dire, vedendo questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il re. 10 di coppe, sì, è come se ci fosse la voglia di pensare in grande, e 6 di bastoni. C'è voglia, allora, se fosse per esempio qualche cosa più, vi dirò subito familiare, perché qui abbiamo il 10 di coppe, può essere l'ufficializzare una famiglia, l'ufficializzare un'unione, potrebbe essere. Se fosse una questione lavorativa, può anche trattarsi di un desiderio di diventare capo di qualcun altro, di diventare magari autonomo. Magari c'è qualcuno di voi che sta pensando che potrebbe proprio monetizzare quell'hobby e quindi quella passione e quindi magari avere come un'entrata extra. C'è qualche cosa che avete voglia di portare a galla, mi viene da dire. Sento che molto fa riferimento a essere la guida di un gruppo, esattamente come l'imperatore governa il suo impero, questo re di bastoni governa la famiglia, governa, può essere un gruppo di lavoro, un gruppo di manifestazione, può essere un gruppo di uncinetto, ragazzi, un gruppo, ok? Lasciamolo aperto. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Qui abbiamo un asso di coppe. Secondo me c'è qualche cosa che inizia, soprattutto può essere a livello pratico, ma perché qui comunque iniziamo subito con un mago e un 9 di pentacoli. Avete 2 volte l'asso di coppe. Io sento che veramente per... Adesso poi ci arriviamo alla zona progetti, ma potrebbe essere come un qualche nuovo progetto che vi dà una nuova fonte di ispirazione, una nuova fonte di guadagno, che vi fa aprire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Quante. Sull'otto di bastoni è successo un disastro qua, va bene. Allora, 9 di coppe, appeso al contrario, e ce l'avete già qui, 2 di bastoni, 3 di coppe, aspettate che ve le metto qua, se no poi non le vedete.
Torre e temperanza. Allora, quest'otto di bastoni mi parla di comunicazioni. Io ho la sensazione che qualcuno qua non sia soddisfatto e che questa cosa possa essere comunicata. È anche vero che con questo 8 di bastoni, quando arriva, ci sarà come una rottura degli schemi. Cioè io sento che potrebbe essere una notizia che non vi aspettate, perché è interessante torre e temperanza. Come se ci fosse qualche cosa che si deve interrompere con questa torre per essere guarito. Può essere ehm, una questione legata a dei collaboratori, legata a tante persone in una relazione, potrebbe essere legata alla vostra indecisione, cioè sono indeciso tra la scelta A e la scelta B. Quando vi decidete vi rendete conto che, ops, la scelta A non è più disponibile, allora vabbè, va bene anche la scelta B, ma neanche più la scelta B è disponibile. Cioè in realtà è una carta di accelerazione, l'otto di bastoni, però qua ho come la sensazione che quando arrivi questa informazione vi caschi un po' la... cioè vi tremi la terra sotto i piedi. Andiamo a vedere l'appeso, perché a quel punto lì ci sarà come uno stand-by e qui di nuovo si ripete il 9 di pentacoli, quindi questa decisione di essere da soli. Guardate, potrebbe essere come un nuovo inizio che ha delle prospettive effettivamente positive, perlomeno da parte vostra, anche perché avete varie carte di nuovi inizi, solo che è come se voi aspiraste a qualcosa di molto alto e quando arriva questa comunicazione vi rendete conto che in realtà dovete ricominciare dal basso, come quest'idea, perché c'è comunque un 6 di pentacoli, quindi qualche tipo di accordo, qualche tipo di equilibrio si raggiunge, soprattutto grazie a questo appeso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva o di accettare qualcosa, però è anche vero che con questi due fanti, se si inizia da capo, perché anche qui avete un mago e due assi di coppe, c'è un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, perché tutto sommato il 9 di pentacoli è una carta di grande appagamento. 4 di pentacoli stella. Io sento che qualcuno ancora non si arrende, cioè è come se ci fosse quel tipo di obiettivo, secondo me riguarda la stabilità economica per molti. Tenete presente che con i 9 di pentacoli potrebbero anche esserci delle eredità o delle spartizioni familiari. Ora, io qua non vedo né giustizia né niente, però abbiamo un 6 di pentacoli. Quindi, se così fosse, queste questioni sento che si andranno a risolvere per il meglio. Datemi una carta per il 3 di bastoni. Cavaliere di spade e giudizio. È come se a un certo punto vedeste le cose molto più chiaramente. Avete stelle e giudizio, eh? Vi dico che qualche tipo di movimento, qualche tipo di passaggio, qualche tipo di passaggio, lo sento. È un po' obbligato qua, secondo me. Perché abbiamo sia il giudizio che la stella. Io credo che ci sia questo nuovo inizio, questo potenziale nuovo inizio che ha uno sviluppo, ma è come se poi ad un certo punto questo non prendere posizione vi pregiudicasse un po' e alla fine dovrete come accettare certe cose, accettare una certa situazione, che comunque non sarà ehm, deludente, anzi, però è come se avessi bisogno di qualche cosa in più, come qualche conferma in più,
vi direi che potrebbero anche essere dei soldi in più. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Secondo me qualche cosa si muove molto più facilmente se deciderete di diventare autonomi, di aprire la partita IVA, di muovervi per vostro conto, che potrebbe anche essere il portare il curriculum a mano in alcuni posti dove vi hanno detto che cercano, piuttosto che appoggiarvi solo alle agenzie o all'invio dei curriculum online. Ci sono sì dei nuovi inizi, però può anche essere che qualcuno trovi da lavorare solo nel caso in cui sia disposto ad aprire la partita IVA. Per esempio, io conosco un'azienda vicino dove abito io che ha tutti i dipendenti con partita IVA. Quindi fanno il contratto di prestazione continuativa per un anno. I dipendenti hanno la partita IVA, si pagano quello che si devono pagare e il titolare paga le fatture quando vengono emesse. Il risultato è che si è più, diciamo così, indipendenti sia a livello contributivo e sia a livello di, cioè, se per caso, non lo so, non posso andare a lavorare quel giorno lì o c'è un altro contratto che mi hanno proposto, io posso sempre coadiuvare, cercare di metterli insieme, ok? Perché con i contratti di partita IVA si ha un po' più di libertà, a meno che non ci sia scritto proprio l'orario dove dovete prestare il lavoro. Però vedo buone possibilità. Per le persone che sono occupate, allora, qui c'è come un punto d'arrivo che potrebbe essere un aumento di stipendio, potrebbe essere la promozione, molto più facilmente il dirigere un gruppo, essere inserito come capozona, come caporeparto, come un capo. Io ho come questa sensazione ed effettivamente vedo che le cose si possono sviluppare in quel senso. Però è come se doveste andarci cauti, perché siete ancora inesperti. mm? Ho questa sensazione. E qui il 2 di coppe lo sento un po' come un suggerimento in realtà di non creare alleanze, ma di lavorare e pensare da soli. Se state aspettando un rinnovo del contratto potrebbe arrivare effettivamente, ehm, però vi dirò anche che per qualcuno potrebbe esserci come un nuovo ruolo che vi propongono, che è quello di fare tipo controllo qualità, piuttosto che se siete commerciali andare dai clienti, cioè c'è come uno spostamento, ok? Vi chiedono come di spostarvi. Per quello che riguarda gli autonomi, secondo me anche voi avrete come qualche idea geniale da poter proporre ai vostri clienti. Addirittura potrebbe essere come il fare un pacchetto promozionale ai clienti che superano X fatturato all'anno, piuttosto che un omaggio, un regalo, un servizio aggiuntivo per chi paga, non so, 4-5 prestazioni tutte insieme, cioè pacchetti, pacchetti. Qui ho proprio sentito il tema abbonamenti o se compri tanto ti favorisco, no? C'è un po', secondo me sarà il modo in cui potreste spingere in questo periodo le vendite. Parliamo di denaro. Allora, io sento che non è che stiate male, perché avete 9 di pentacoli, 2 9 di pentacoli, 6 di pentacoli, ma poi il 9 di pentacoli è proprio una carta di abbondanza, di ricchezza, la carta base è un imperatore, non è che stiate male, però io ho come la sensazione che vogliate di più e ho anche la sensazione che potrebbe arrivare effettivamente una sorpresina
durante questo periodo potrebbero essere delle spese aggiuntive per il veterinario, per esempio, o per dei figli, o per qualche questione, qualche rottura in casa, magari con qualche elettrodomestico. Può essere che ci siano problemi con il wifi, con l'elettricità. Cioè io ho come la sensazione che potreste dover investire dei soldi in più per risolvere delle piccole grane alla fine, ok? Però tutto sommato non lo vedo male. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, a livello familiare sento che, vi dirò, con tutti questi 9 di pentacoli, qualcuno potrebbe avere una lieta novella, quindi potrebbe esserci una persona che si aggiunge alla famiglia. Tutto sommato però tranquilli, abbastanza tranquilli, vi sento un po' stanchi delle dinamiche familiari, però a parte questo. Per quello che riguarda le relazioni scusate, romantiche. Allora, vedo tanta energia di single e partiamo con voi, infatti. Potrebbe iniziare qualche nuova conoscenza effettivamente, però con questo 2 di coppe al contrario sento che non è che abbiate tutta sta voglia di fermarvi con questa persona, secondo me. Nonostante questo andrete avanti, secondo me, nella conoscenza. Questa persona potrebbe anche essere già stata sposata o comunque aver avuto relazioni molto lunghe. Ehm, Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una persona del passato che ritorna abbastanza insistentemente. Vi dirò, io ho la sensazione che, perché si inizia con un 9 di pentacoli, si finisce con un 9 di pentacoli, quindi ho l'idea che vi terrete molto stretti la vostra libertà, la vostra posizione, è per quello che c'è questo 2 di coppe al contrario, io sento che manterrete la vostra autonomia, la vostra indipendenza, probabilmente perché qui ho varie carte di viaggio, o state organizzando un viaggio e non volete vincolarvi prima di questo viaggio, o per qualcuno di voi devo dirvi che avete una persona in testa che potrebbe anche essere lontana e non avere intenzione di vincolarvi con questa perché avete l'altra persona in testa. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Per le persone che sono in una relazione, allora, trovo che siete un po', passatemi la parola, despoti. Con questa regina di spade in apertura, il 2 di coppe, sento che andrete un po' per la vostra strada, non è che darete molto spazio all'altra persona e questo potrebbe causare effettivamente dei problemi. Sento che è un po' come se voleste comandare voi, è un po' come se voleste dettare voi le regole del gioco. Però in realtà sento che questo appeso vi farà capire che dovete ancora imparare molto, cioè che le cose non sono sempre come uno le vede, che c'è anche l'altra faccia della medaglia. Comunque io sento che anche in questo caso cercherete di mantenere la vostra autonomia, di mantenere le cose
fatte in un certo modo, con certe regole, perché questo è quello che vi fa sentire stabili. Però è anche vero che guarderete al futuro con un'altra determinazione. Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, non ben definita o senza etichetta, potrebbero esserci dei viaggi, un ritrovo, vari appuntamenti, adesso dipende dal tipo di relazione che avete, se vi sentite, se vi vedete oppure se siete in silenzio stampa, per esempio. Se siete in silenzio stampa vi sentirete, questo ve lo dico. Ehm, e devo dire che secondo me o potreste essere voi a ritornare alla carica con una persona del passato o con questa persona che non sentite da tempo. Sì, ma sento che siete più voi, perché la vostra energia è quella di azione, di movimento. E questo comunque non vi impedirà di mantenere il vostro distacco, mi viene proprio da dire. E se siete in una relazione clandestina, se siete in una relazione clandestina, ragazzi, guardate, io vi dico che voi ce la metterete tutta a vedere le cose da un altro punto di vista, perché avete sempre questo desiderio, siete come attaccati a questo obiettivo, però qui c'è un po' da guardare in faccia seriamente la realtà, il giudizio e il risveglio, no? E il fatto di vedere la situazione da un punto di vista più ampio. Forse la capacità di vedere la situazione al futuro, perché qui con questo 8 di bastoni c'è una notizia che destabilizza parecchio in questo mese. Va bene. Ragazzi, voglio dirvi che a luglio attiverò la promozione per la lettura semestrale, ma per ringraziarvi di essere arrivati fino qui con la lettura, per voi sarà attiva già da oggi, quindi da quando pubblico la lettura. Per avere maggiori informazioni mi potete mandare una mail o scrivere un messaggio WhatsApp, solo messaggio di testo, mi raccomando. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Maturità, un altro 9 di pentacoli, ragazzi. Cioè è come se le cose fossero mature per andare al passo successivo, per costruire, per solidificare, per mettere le basi con questo imperatore. Allora abbiamo volgersi all'interno, la mente, pienezza e rallentare. 9 di pentacoli, 4 di coppe, fante di spade, asso di denari, cavaliere di denari, un altro asso. È come se vi dicessero che è ora di osservare i vostri pensieri, ma soprattutto le voci che arrivano dall'esterno. Vedete che ci sono tutte queste figure che sembrano come parlare a questa persona. E qui abbiamo la mente, come se la mente fosse troppo piena di certi pensieri e vi dice che è come se fosse ora di rallentare. Andiamo a vedere ancora un koan. Abbiamo i semi del passato sono i frutti del futuro e qui abbiamo l'asso di denari che è proprio il seme. Quindi c'è qualche cosa che avete coltivato nel passato che sta dando i suoi frutti, ragazzi. È come se adesso, ripeto, i tempi fossero maturi per concretizzare qualcosa, solidificare, stabilizzare, iniziare anche qualche cosa di nuovo.
Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti vi basta contattarmi via mail oppure potete abbonarvi al canale. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti e ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di Kundalini, di alto basso astrale. Ho iniziato in questo periodo a pubblicare una nuova playlist sulle germetiche, quindi già qualcosa di un po' più esoterico, però comunque date un'occhiata, le playlist sono numerate, sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in due, 3A e 3B. Ok, andrebbero visti in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come una formazione, ok? Potete vedere i titoli dei video entrando nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!